Attivare piste di lancio. Meno 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Contatto! La storia di questo film è ambientata nel futuro, quando la grande avventura umana della conquista dello spazio è diventata realtà e gli uomini, fondate nuove colonie, si preparano a spingersi oltre lo stesso sistema solare. L'astronave Beta Z88, partita da una base terrestre, sta dirigendosi verso la stazione spaziale ZX-34, tappa obbligata per ulteriori itinerari celesti. Gli uomini dell'equipaggio hanno affrontato l'immane sforzo del superamento dell'attrazione terrestre in stato di ibernazione. L'organismo umano ha cioè subito un processo di congelamento che ha provocato la morte apparente. Ma ecco, all'improvviso, ubbidendo alle sollecitazioni di un cervello elettronico, il cuore ricomincia a battere. I polmoni riprendono la loro funzione. Il sangue torna a fluire. L'uomo riacquista lentamente le sue facoltà e le sue capacità vitali. Tutto viene restituito all'uomo, tranne il peso. Per effetto della mancanza della forza di gravità, l'uomo si muove leggero, trattenuto al suolo da speciali stivaletti magnetici. Egli è ormai uno spaceman, un uomo dello spazio. Beta Z88 chiama ZX34. Beta Z88 chiama ZX34, passo. ZX34 a Beta Z88. Stabilito contatto, periodo ibernazione finito, passo. Sei tu, Al? Sì, Richard. Ci sono novità? La solita nausea di ogni risveglio, vecchio mio. Beta Z88 è entrato in orbita vostro satellite. Beta Z88 esclude cervello elettronico. Passo. Tutto è di nuovo nelle tue mani, Al. Bella consolazione. Ehi, abbiamo carico a bordo. Siamo già stati informati. Un reporter si è svegliato? Figurati. Devo ancora servirgli il caffè. Beta Z88 chiede vostra posizione. Coordinata fissa PY27, passo. Ok. Ti spedisco il reporter prima possibile. Beta Z88 chiude. Hello, Archie. Come ti senti? Stavolta ho anche sognato. Davvero? Che cosa? Ho sognato che stavo dormendo. Prendi tu la guida, vado a svegliare il piccolo. Al, è vero che alla partenza gli hai cantato la ninna nanna? Sì, sono la balia asciutta dello spazio. Un'altra volta, portati una mucca. Basta il biberon.
Beta Z88 a ZX34. Passo. ZX34, siamo in ascolto. Salve, astronauta. Salve. Hai fatto bene la nanna? No, la culla era troppo piccola. Non potevate trovarmene una più grande? Non ce n'era, Pidocchio. Perché, Pidocchio? Non per offenderti, ma qui sei soltanto un parassita. Dove siamo? Fuori. Fuori di che? Fuori di tutto. No, La prima colazione. Beta Z88, siete in asse con noi, sbrigatevi. vi manderemo il reporter prima possibile. Al, vogliono subito il ragazzo. Ehi, Al, che succede? Cominciamo male. Calma, ragazzo mio, vedrai che sarà facile se controllerai i tuoi nervi. Ecco. Da ora in poi sentirai tutto quello che dirò, ma non fare come prima, attento al regolatore. Ehi! Stai dimenticando i ferri del mestiere? Che ti prende, reporter? E falla finita. Hai FIFA? Forse? Non voglio essere trattato come un fivello. Ma tu lo sei, piccolo. Ho fatto un corso accelerato prima di imbarcarmi. Troppo accelerato. Non toglierò tutta l'aria della cabina, ti faciliterò l'uscita. Conterò da 20 fino ad 1. A 1 esci. So tutto. Figlio, non sai niente ancora. Non mettere le mani sulle centine. Meno 20. Mi vedi, Al? No. Ma fanno così tutti la prima volta. Meno 15. Immagino già quel che si prova e si vede. Stai invece attento a ciò che non vedrai, figliolo. Non chiamarmi figliolo. IZ41, ci sei? Meno 5, 4... Puoi aspettare un attimo? 2, 1... Fuori, Pidocchio! IZ41, mi senti? Basso. Al, Sì? tu mi vedi? Certo. Ti vedo sul mio teleschermo, ma in questo momento non sei molto fotogenico. Piantala, Al. Onestamente, sei proprio brutto. Forse perché hai avuto paura. Ce l'ho ancora. Di che? Ti abbiamo scaricato in modo che finirai dritto nella camera di decompressione del satellite. Vedessi come sei brutto visto sottosopra. Parla, Al. Vuoi che ti racconti una favola? Spiegami che cosa sta succedendo. Cerca di spiegartelo da te.
Hai ancora paura? Sì, Di che? di niente. Sei ancora lì? Di qualche cosa. Parla tu. Hai una voce più bella della mia. Non vedo più i colori, solo un verde opaco, senza luce, freddo. Tirati su il bavero. Al, un senso agghiacciante di vuoto. Mi capisci, Al? Certo che ti capisco. Ogni battesimo è misterioso, anche quello dello spazio. Non mi sono mai sentito così solo. Ehi, Al, forse se tento di girarmi, ce la faccio! Al, mi rivolto! Riesco a farcela se voglio! Non esagerare. Straordinario, Al! Meraviglioso! Guarda che dagli eccessi. La sai lunga, vecchio. Ora sta zitto. Ho imparato a volare. IZ41, cerca di raddrizzarti piuttosto, sei arrivato. Arrivederci. Entrato nel satellite artificiale, Ray Peterson riacquista a poco, passando nella camera di decompressione, il senso del proprio peso. I due settori estremi della stazione spaziale, rotando intorno a un asse centrale, creano infatti per forza centrifuga un campo gravitazionale. Le condizioni ambientali tipiche della Terra sono ora perfettamente riprodotte. Ray Peterson torna a sentirsi a suo agio. Toglietevi la tuta e presentatevi al comandante. Vi sta aspettando. Ehi, che tipo è il nostro reporter? Puzza ancora di terra. Inviato speciale Ray Peterson a rapporto dal comandante. Ho saputo che siete piuttosto famoso sulla Terra. Vedo che la mia fama è salita alle stelle. Già, ma vi darò un consiglio. Qui, tra le stelle, è meglio non darsi tante arie. Siete venuto per lavorare, Non ho altro scopo che il mio lavoro. a condizione che non interferisca col nostro. Siete capitato in un momento poco tranquillo. Sempre fortunato. Alla cronaca non interessa la tranquillità. Sullivan, Sì? quanto vi ci vuole per installare gli stadi terminali dell'astronave che è arrivata adesso dalla Terra? Dipende. Abbiamo solo 2 meccanici a bordo. Revocati i turni di riposo. L'astronave deve essere subito pronta. Devo recarmi alla base 12 su Marte. Bene, comandante. Parlate di Marte come se fosse all'angolo della strada. Non ci sono strade qui. Mi sono opposto alla vostra visita non gradita. Volete proprio lusingarmi? Al Dipartimento non mi hanno ascoltato. Pare che lì abbiate forti appoggi. Non io. La mia organizzazione, piuttosto. Non dimenticate, Peterson, che tutto ciò che registrerete dovrà essere censurato da me personalmente prima di essere inviato alla Terra. Noto che siete uno spirito liberale. Imparerete che qui tutto è diverso. Libertà e democrazia corrispondono a sentimenti terreni. Qui tutto è regolato e controllato da macchine che non sono né liberali né democratiche. Che peccato. Non posso farci niente. E c'è di più. Queste macchine tentano di conformarsi alle leggi meccaniche dell'universo. Che non sono né liberali né democratiche. Vedo che cominciate a capirmi. Potete andare, vi sarà mostrato il vostro alloggio. La squadra è pronta. Contrordine? No, Sullivan.
Sì. Che cos'è questo movimento? Una gita campestre? La squadra esce per lavori nello spazio. E se volessi andare anch'io? A prendere un po' d'aria? Dovreste chiedere l'autorizzazione al comandante. È necessario? Assolutamente. Ok. Attenzione, un meteorite! Cosa fa quel pazzo? Chiudete le valvole di immissione! Perduti. 500 galloni di idrazina. Perduti. Mi dispiace. Per di più eravate fuori senza il mio permesso. Vi chiedo scusa per aver salvato un uomo. Voi non siete qui per fare l'eroe. E il danno che ci avete causato è più grave della perdita di una vita umana. Evidentemente, comandante, ho ancora una mentalità preistorica. Credevo che non ci fosse niente di peggio della perdita di un uomo, di un numero, Y13. Non l'ho visto neanche in faccia. Forse non ce l'ha. Sapevo che mi avreste dato delle noie. Siete anche psicologo. State a sentire, Peterson, sia ben chiaro che da ora in poi ci vorrà un permesso per tutto ciò che farete. E non lo chiederete a me. È già un vantaggio. Lo chiederete al comandante in seconda. Dal vostro punto di vista troverete che è più duro di me. Potete andare. Potete andare. Prima, comandante, ditemi perché mi negate anche l'onore di rivolgermi a voi. Io parto, Peterson. Ehi, signore? Prego, K116. Perdonatemi se non vi ho chiamato per nome. Io sono IZ41. Desiderate? Cerco un tale... Scusatemi, cerco un numero. Y13. Infortunato. Deve essere da queste parti. Già dimesso, non aveva che un semplice shock. Adesso deve essere al reparto biochimico. Scusate l'interessamento, signor K116. Permesso? Ehi, spaziale. Dite a me? Sì, ma voi... Sì? Non credevo che ci fosse anche una fioraia. Ma questi non sono fiori, si chiamano diaspore. Anche con un nome così sono fiori. Servono a tramutare l'idrogeno in ossigeno respirabile e sono necessari alla vita di qui quanto l'aria sulla terra. Secondo me sono fiori. Come volete. Sono in vendita? Temo proprio di no. Ma forse con un compromesso. In che senso? Ecco, non dovrete mandarli fuori. Li pago, ma li lascio qui, per voi.
Lavorate in questa sezione? Solo qualche volta. Io veramente sono ufficiale di rotta. Quando non sono in servizio mi diverto a sostituire il chimico permanente del reparto. Ma ditemi, perché vorreste offrirli a me? Nessuna ragione particolare, solo per festeggiare la seconda faccia sorridente che incontro. Dopo il vecchio Al, non ci siete che voi. A proposito, come vi chiamate? Non ditemi il vostro numero, serie e codice, ma proprio il nome. Lucy. Lucy. Vi piace? Non è male. Mio zio aveva una mascotte col vostro nome. Graziosissima. Mi piaceva molto. Era una scimmia. Oh, vi ringrazio. Proprio graziosissima. Penso che sia un complimento. Ne sono lusingata, signor Peterson. Voi conoscete il mio nome? Ma certo. Me l'ha detto George, sapete? E voglio dire, il comandante. Un amico? Ma il comandante non ha un numero come tutti gli altri? Per me no. E ora vogliate scusarmi, ma ho molto da fare. Y13. Dimenticavo. Grazie, Ray. Sinceramente, grazie. Salve. Che allegria. Si vede che vi divertite a fumare. Fumo solo perché è il mio turno di fumare. Ma ti assicuro, Al, che perderò anche questo vizio. Allora offrine una al vecchio Al. Mi ricorda i piaceri della terra. Una delle mie, Al. Volentieri. Ma voglio anche la tua, Barry. Sullivan mi ha mandato a chiamare. Mi piace farlo attendere. Che gusti. Perché? Detesto la puntualità. Ti sentisse il comandante. Lui dice che la puntualità è la prima legge dello spazio. Le leggi ci sono per essere violate. Ve la fumate, Al? Sicuro. Stateci anche voi. Ci sono novità per il vostro pupillo. Peterson, che cosa ha fatto ancora? Niente. Perché non l'ho invitata a fare una gita in Space Taxi? Stiamo entrando nella zona degli asteroidi. Ah, vi siete decisi ad essere gentili con lui? Non so, è del comandante l'idea. Ah, capisco. Vuole che me lo porti in gita per toglierselo dai piedi. Può darsi. E se volete una mia impressione... Ah, certo, la voglio. È proprio così. Credo che il comandante abbia deciso di essere gentile. Scusate, signor Sullivan, volevo dire che il comandante può essere giusto, ma non gentile. Apprezzo la vostra sincerità, Barry, anche se non è proprio rispettosa. IZ41, ce l'abbiamo fatta. Credo che questa sia la più bella carrellata della tua carriera. Già, per fotografare i sassi. Non sono sassi, figliolo. Asteroidi. 700 piedi di diametro ciascuno. Il comandante mi ha strapazzato per 500 galloni di idrazina persi per salvare una vita che è poi di una ragazza. Hai un debole per il sesso debole? Di una ragazza che lo chiama George. Per gli anelli di Saturno. Hanno ragione di ritenerti un ficcanaso. Beh, lui se ne vergogna. Aggrappa, ti faccio una capovolta. Chi se ne vergogna? George. Si vergogna del tenero che ha per Lucy. Vorrebbe essere tutto di un pezzo e poiché non lo è si sforza di essere tutto di un pezzo e finisce con l'esserlo. È impossibile spiegarlo. Vuoi dire che è impossibile capirlo? È vero che George parte? Sì. E Lucy va con lui? Mi dispiace per te. Andrà con lui. Cose molto gravi in vista. E tu ti perdi in stupidaggini. Partiamo per Marte. Anche tu, Al? Sì. Non puoi dirmi niente? Top secret. Satellite ZX34 a Space Taxi Beta 91, affrettate ritorno alla base, passo. Qui Beta 91, ricevuto. Al, si può comunicare con la Terra? Certo.
Credi di essere ancora nel XX secolo? Grazie. Abbassa la testa piuttosto, rientriamo nel satellite. Non capisco. Perché tarda il pilota motorista? Ha detto che ci raggiunge subito, signore. Al è proprio uno strano tipo. È il migliore che ci sia. Scusatemi del ritardo, signore. Aspettavamo voi. La situazione è peggiorata. Partiamo immediatamente. Non siete riusciti a collegarvi con Alfa 2? No. Alfa 2 non risponde. Si teme che il pilota sia deceduto. Vorrebbe dire la fine. È quel che temo. IZ41 chiede di parlarvi, signore. Si rivolga al comandante in seconda. Sentitelo voi, Sullivan. Rifiuta di farlo. Dice che ha una comunicazione urgente per voi. Avanti. Ci mancava questo piccanaso invadente e petulante. È un bravo ragazzo. Credete? È assurdo. Comandante, insultate il Dipartimento Centrale. È proprio contro ogni regola. Avete altre critiche? Sì. Anch'io ne avrei, ma le tengo per me. Signori, preparatevi a partire. Y13. Un momento, prego. Sì? Che c'è, George? Quel tipo, Peterson, ha convinto il Dipartimento Centrale. Lui viene con noi. È un ordine. Non stai esagerando? Non c'è neanche posto. Perché non rinunci al marconista? Vedrai che ce la caveremo lo stesso. No. Preferisco fare a meno di te. Di me? Non voglio assolutamente che la mia scelta sia influenzata da motivi che non siano obiettivi. Comunque, posso benissimo fare a meno di un ufficiale di rotta, mentre il marconista mi è indispensabile. Se non fossi io l'ufficiale di rotta, rinunceresti a portarlo con te? Può darsi di no. E allora? Così non sei obiettivo. E poi sono io che non voglio lasciarti, George. Io non pretendo affatto di valere di più del Dipartimento Centrale, ma certo neanche di meno. Vuoi dire che è un ordine il tuo? No, solo una preghiera. Io ti capisco, George. Tu vorresti essere sempre all'altezza del ruolo che ti sei scelto, ma saresti molto migliore se qualche volta tentassi Che cosa? di essere solo all'altezza di te stesso. Perdonami, George. Ha ancora il muso? Certamente. Ha il muso e la coda, voglio dire i 3 stadi. Non parla dell'astronave, Al. Sta alludendo a me. Le mie congratulazioni, comandante. Sentite, Peterson, ricordatevi di essere in soprannumero e di stare al vostro posto. Quale posto? Non ho neanche un seggiolino. Ma come? Avete 2 cuccette a disposizione quando nessuno di noi riposa. Ah, mentre voi altri lavorate, io dovrei dormire. In certe occasioni i bambini si mettono a nanna. Già. Sentite, da quando siamo partiti vi siete accordati
tutti per farmi sentire un intruso. Le mie congratulazioni, Peterson. Che sta succedendo, Erci? Non so, signore, si direbbe una tempesta magnetica. Impossibile. Ascoltate i battimenti, signore. Guardate! Datemi la posizione. Coordinata 113. Posizione inerziale dell'oggetto 512. Cercate di collegarvi, sembra un moonship. Beta Z88, Beta Z88, cercate stabilire contatto. Chiedono soccorso, signore. Inserite l'ascolto. Metro Sierra 13, Metro Sierra 13 a Beta Z88, passo. Beta Z88 a Metro Sierra 13, siamo in ascolto, passo. Serbatoi esplosi, motori fuori uso. Perduto controllo, precipitiamo su Marte. Passo. Cercate mettervi orbita attorno a Marte. Tentiamo recuperarvi. Dite cause esplosione. Passo. Impossibile stabilirlo. Improvvisa vampata di calore investitici, strumenti impazziti, serbatoi esplosi, strutture fuse in parecchi punti. L'equipaggio? Siamo in 3, signore. Un morto. Il motorista. Indossate tute spaziali, tenetevi pronti a lanciarvi appena entrati in orbita. Per ora chiudo. Togliete l'ascolto. Ce la faranno? È quel che sto controllando. Pensate quello che sto pensando io, Al? Non ce la faranno. Perché no? No! Non ce la facciamo! Uno dei satelliti di Marte ci taglia la rotta! Dettate ancora quei motori! David! 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 No! No, David! È un suicidio! Non farlo! Non voglio finire così! Imbottigliato! David, no! Che succede? Ce la fate? Sì! Governo! Ci solleviamo! Uno dei motori si è riacceso! Ce la faccio! Peso diminuito! Manovro! Ce la faccio! Ce la faccio! No! Accendete motori, manovra di capovolgimento. Cerchiamo di sorvolare Phobos. Motori a 6 gamma. Al. Motori a 7 gamma. Al. Motori a 8 gamma. Guardate lì a destra. Forse... motori a 11 gamma. Giroscopio in azione. Assumiamo posizione verticale. Motori a 12 gamma. Che cosa succede? Si scende, Pidocchio. Ma è una follia! Con gli stati pieni di carburante! È come una bomba! Zona pianeggiante a 2 gradi su nostra coordinata sotto di noi. Motori a 14 gamma. Motori a 16 gamma.
Mettiti la tuta, Pidocchio. Ci dai una mano a salvare quel poveraccio. Ordine del comandante. Gradi di inclinazione. Ancora un po' e saremmo rimasti qui per sempre. È ancora vivo. Presto. Comandante, rientriamo. Liusi, giroscopi in funzione. Appena rientrano, decolliamo. Portatelo di là e reggetelo. Penso io ai motori. Giroscopi al massimo. Ricevuto! Come sta? Male. Ma resisterà finché arriveremo su Marte. Ormai ci siamo, non è vero? No. Che vuol dire no? Abbiamo dirottato. Andiamo su Venere. Su Venere? È un ordine del Dipartimento Centrale. Ve lo accettate? Non vi rendete conto che sta morendo un uomo? Non devo rendere conto a voi delle mie azioni, Peterson. Già, avete dimenticato che cosa significa la vita di un uomo. Un mondo significa. Lui è tutto ciò che vede, che sente, che desidera. Lui per sé è il mondo, l'universo. Non potete infischiarvene come state facendo, comandante. Avrei dovuto disobbedire. Voi disobbedire, impossibile, la vostra coscienza ve lo impedisce. Quell'uomo ha un nome, Lewis. Vi sembrerà incredibile, ma ha una moglie sulla Terra. Si chiama Loren e non è un numero, è una donna che lo aspetta. Ma queste sono parole inutili per voi. Voi non sapete assolutamente quello che dite. No, credete che io sia uno stupido sentimentale, vero? Ma in realtà, comandante, siete voi, arido e superato. Siete come i tipici soldati del XX secolo. Ottuso, tutto d'un pezzo. La stessa retorica, la stessa crudeltà. Vi ordino di tacere, Peterson. Non sapete fare altro che ordinare e obbedire. Non posso disobbedire. Guardate, comandante, un'area di calore incalcolabile. Come se si trattasse di un campo fotonico pari a quello del Sole. Innestate il sistema di sicurezza. È meglio dirgli tutto. Non ci sono più segreti, signore. Credete? Peterson. Sì, comandante. Sia ben chiaro che non parlo per voi. Quello che sto per dire non è per giustificarmi. Pensereste che io voglia discolparmi, sebbene sia facile umiliare la presunzione di chi ha deciso di giudicare gli altri. Perché non gli dite la verità? Lo farei io, ma spetta a voi. Lewis! 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 È morto. Ha parlato. Loren, non è vero niente. Lo spazio, le stelle, tutto è morto, Loren. Un soffio gelido. Non è vero niente, Loren. Solo i tuoi occhi esistono. I tuoi occhi, vivi, veri. I tuoi occhi sono il mio cielo.
Lore, amore. Guardami, Lore. È venuto il momento che tutti conoscano la realtà. Alfa 2, l'astronave spinta da energia fotonica, non ha più pilota. Essa vaga nello spazio guidata solo dal cervello elettronico. Il calore fotonico che il nostro radar ha captato è il calore della distruzione e della morte. Alfa 2 è tornata nel sistema solare. Al prossimo giro di rivoluzione entrerà in orbita attorno alla Terra e la distruggerà tutta, bruciando e cancellando per sempre ogni segno di vita. Non c'è speranza di fermarla. Per questo andiamo su Venere. È il punto più vicino all'itere ellittico dell'astronave. Ma c'è una probabilità su 1.000.000. Gli chiederò scusa per te. Lucy, stai piangendo. Grazie. La Terra. Sì, facendoci attrarre dalla gravità terrestre guadagniamo velocità. Quando la trazione sarà troppo forte, accenderemo i motori e ci dirigeremo su Venere. Vedi quelle macchie scure? Sono i continenti. E gli oceani, gli alberi. Quelli non si vedono. Si immaginano. Mi piacerebbe fare una lunga corsa in un viale di pini. A piedi? Sì, sentire ancora l'ebbrezza della velocità. Stiamo correndo a 90.000 miglia all'ora, Ray. E siamo immobili. Ma non è che è una sensazione. Che giorno è oggi? Non contano più i giorni nello spazio. Bene, ma non sai che giorno è oggi? È il 359esimo giro di rotazione attorno al Sole. Ecco, appunto. Natale, Lucy. È Natale laggiù. Cade la neve, suonano le campane. L'ultimo Natale, se non ce la faremo. Sai, se io fossi sicuro che evitare la minaccia significherebbe salvare... Che cosa? Salvare tutto questo. Il Natale, l'amore. Vi aiuterei. Tu? Come? Ho sentito dire in una favola che la preghiera di un bambino può salvare il mondo. E tu? Saresti un bambino?
Se io credessi veramente a tutto questo, sì. Al Natale, all'amore. Se noi credessimo, veramente credessimo, saremmo bambini. La vecchia terra con le sue favole si allontana e lentamente sparisce. Può essere vecchia quanto vuoi, ma non puoi mai rassegnarti che venga per lei il giorno della fine. Proprio come non puoi mai pensare alla morte di tua madre. Addio, terra. L'astronave Beta Z88, attratta dal campo gravitazionale di Venere, oppone alla forza di attrazione la spinta dei suoi getti per frenare la discesa sul pianeta. Dalle basi venusiane, gli astronauti tenteranno di intercettare e distruggere Alfa 2 per mezzo di potenti missili teleguidati. Ehi, Erci, quella è la base? Sì, sotto l'igloo protettivo. C'è troppo idrogeno su Venere. Da qui sembra la cupola di un tempio di cristallo. Dentro ci si muove senza respiratore. Che cosa sono quei tappi? Filtri di depurazione? Funziona il corso accelerato, sa tutto. Dimmi, perché quando l'uomo vuole proteggersi si mette sotto una cupola? Mettiti la maschera e muoviti, Ray. Ti offro una passeggiata su Venere. Peccato che non sia una gita turistica. $8.500. 8.000 miglia. 7.500. 7.000 miglia. 6.500. 6.000 miglia. 5.800. 5.500. 5.200. 5.000 miglia. Tutti disintegrati. È sempre a 5.000 miglia. Avremmo la possibilità di colpirla solo se il cervello elettronico che la governa avesse una grave avaria. Vedete? I due generatori a fotoni qui indicati, che si muovono all'estremità con moto giroscopico costante, creano attorno a Alfa 2 un'invisibile sfera di calore incalcolabile, con un raggio di 5.000 miglia. Ne abbiamo avuto la prova adesso. È indistruttibile. E così un sogno dell'uomo si è fatto vero. Un indistruttibile distruttore. Salvo imprevisti, alla prossima rivoluzione nel sistema solare, Alfa 2 entrerà in orbita attorno alla Terra a sole 3.500 miglia. Sotto il limite di sicurezza di 1.500 miglia. In pochi giorni, forse in poche ore, la Terra diverrà una massa di creta bollente, come al tempo della sua formazione. Non dobbiamo disperare, può accadere qualche cosa. Forse un miracolo. Mentre aspettiamo che si verifichi il vostro miracolo, il mio parere è di mettere in atto immediatamente tutti i mezzi che abbiamo qui a nostra disposizione. Sono già pronti a partire i missili dall'altro emisfero. Perché non date ordine ai vostri di raggiungere i posti di ascolto sulla spiaggia? Voi al telescopio elettronico numero 7. Voi al numero 3. Y13 al numero 4. E io che faccio? Ho la ricreazione? Siete in soprannumero. Anche se tentaste di buttar giù un servizio, dubito che possiate inviarlo ai vostri ammiratori. Sarebbe un servizio del tutto inutile. Se volete potete venire con me. Ok.
ragazzo crede ai miracoli. Ancora 25 gradi di rotazione. Basta, Lucy. Non posso più sentirti parlare così. Non c'è che aspettare. Già, quanto? Un'ora? 2? Dobbiamo attendere 25 gradi. Non arrabbiarti. Un'ora, 2, non ha senso. Il tempo è una categoria relativa. È certo solo che dobbiamo aspettare. Il ritorno di Alfa 2. A meno che non la distruggano con i missili dall'altro emisfero. C'è qualche speranza? Temo di no. Così siamo arrivati alla fine di tutto. Che vuoi dire? Di tutto questo. L'universo non se ne accorgerà, anche se il sistema solare sparisse. Questo accadrebbe tra la completa indifferenza dell'universo, è così? Insomma, basta, Lucy. Perché dici basta la verità? Verità? Che abbiamo trovato finora nello spazio? Che cosa? Niente. Nient'altro che mondi freddi, solitari e deserti. Questo ci ha dato la tua scienza meravigliosa. Ha ingigantito la nostra solitudine. Non sono sola. L'universo non se ne accorgerà. A noi sì. Io sì, Ray. Ancora un tempo. Fino a quel momento tutto è ancora possibile. Ma dopo la fine. Anche la fine dell'amore. Baciami, Ray. Non è importante ciò che è importante solo ciò che noi sentiamo. Un bacio. Sembra che duri un attimo. Se noi lo sentiamo eterno. È eterno. Sai tutte le donne che sono state, che potevano essere. Le stelle si sono fermate. La corsa pazza è finita. L'universo è chiuso tutto nel tuo sguardo. Alfa 2 è tornata. Ecco, la sento passare. Vuole a tutti i costi agghiacciare l'amore. Noi l'aspetteremo così. Veramente, ora vorrei. Che cosa, Lucy? Vorrei la fine di tutto questo. $6.800. 5.700, 5.200, 5.000, 4.500, 4.000, 3.700, 2.900, 2.400, 2.200. Non capisco perché. Col vostro permesso avrei una spiegazione. Quale? Credo di aver capito. Parlate. Sono certo che l'astronave, per qualche difetto tecnico di costruzione, è vulnerabile. I 2 deflettori a fotoni alle estremità di Alfa 2, nella loro rotazione, creano... una sfera di invulnerabilità. Ma no. 2 semisfere distinte e separate da uno stretto corridoio. Come un'arancia tagliata a metà? Immagine perfetta, figliolo. Per questo il missile che è passato, secondo voi, è l'unico che sia stato lanciato proprio nel mezzo del corridoio. Ma perché si è disintegrato a 2200 miglia? Per qualche impercettibile deviazione. O forse solo perché è attratto da uno dei 2 campi fotonici. Se la vostra tesi è giusta, Al, c'è ancora un mezzo. E quale? Effettuare i lanci in linea retta da un'altra astronave che viaggi affiancata ad Alfa 2 alla stessa velocità. Credo di avere il diritto di tentare. Perché diritto? Perché se la mia tesi è esatta,
Voglio essere il solo ad averne il merito. E se è sbagliata, volete essere il solo a pagare. C'è qui una vecchia astronave atomica. Userò i missili teleguidati. Posso, signore? Sì. E mi auguro che riusciate a salvare l'umanità. Ammesso che ne valga veramente la pena. Scusate. Forse misuro l'umanità col mio metro. Vi seguiremo a distanza ravvicinata, tutti noi. Come se vi stessimo accanto. Tutti noi. Pidocchio, eccoti l'occasione per un servizio in esclusiva universale. Speriamo mondiale. Spegnere motori! Siamo fuori ormai. Ve la siete cavata. Non tutti sopportano 16 gamma. Considerando che sono un pidocchio. Tango Sierra 1-3, Tango Sierra 1-3, a Beta Z 88, passo. Quella che HAL ha definito la vecchia astronave atomica, uscita dall'atmosfera di Venere, si dispone ad affiancarsi a Beta Z88. Le astronavi spengono i motori. La spinta inerziale ormai acquistata consente nel vuoto dello spazio velocità fantastiche, comunque sufficienti a raggiungere Alfa 2. Tango Sierra 1-3, contatto. Tutto ok, comandante? Tutto ok. Come sta il reporter? In gamba. Complimenti, figliolo. Ora hai qualcosa da dire ai tuoi nipoti. E raccontagli dello zio Al. Gliene parlerai tu stesso, nonno. Sei fin d'ora invitato a casa mia. Chiedo controllo rotta. Velocità inerziale 30.000 miglia. Coordinata fissa 1, 2, 3 su Vega. Punto di incontro previsto con Alfa 2, coordinata fissa 3-1 su posizione terra a 18 gradi. Passo. Esatto, con un'approssimazione matematica di 3 gradi di variazione su incontro Alfa 2. Bene, chiederò ulteriore controllo per l'ultima fase di avvicinamento e speriamo di farcela. Chiudo contatto. Satellite ZX-34. Satellite ZX-34 chiama Beta Z88. Passo. Beta Z88, satellite. ZX-34, contatto. Sono Sullivan. Che succede, Sullivan? Il campo fotonico dell'astronave Alfa 2 è entrato in collisione con la zona degli asteroidi. E allora? Alfa 2 ha cambiato rotta di 6 gradi rispetto a Vega. Temo che entrerà in orbita attorno alla Terra prima del previsto. Potete rilevare la sua posizione attuale? Sì. Coordinata Big Vega 27 gradi. Movimento delle ellissi in avanzamento. Attenzione! Si sta dirigendo su di voi! Sì, signore. Tra poco sarà su di noi. L'equipaggio, Sullivan. Sono tutti ai loro posti, signore. I 2 meccanici sono allo specchio solare con lo Space Taxi.
Ho ordinato loro di non rientrare. Cercate di recuperarli voi. Sullivan, tentate di salvarli. Troppo tardi, signore. Sullivan! Sullivan! Rispondete! Sullivan! Sullivan! Ricordati di Sullivan nel tuo servizio. Segna. E non ebbe paura, come sempre. Perché un uomo, anche nello spazio, cambia posizione, non animo. Egli è quello che è in qualsiasi punto dell'universo. Che ha voluto dire? Quel che dite sempre voi, Peterson, che ogni uomo per sé è il mondo. Comandante, ho localizzato in questo momento la posizione dello Space Taxi. Dite. Coordinata π28 a 8 gradi rispetto stella fissa Aldebaran. Dirottiamo per recuperare i superstiti. Beta Z88, chiama Space Taxi Beta 91. Veniamo a recuperarvi, pronti a lanciarvi nello spazio. Beta Z88, chiama Space Taxi Beta 91. Veniamo a recuperarvi, pronti a lanciarvi nello spazio. Chiudo. Potete andare a distendervi. No, Ray, conducetemeli qui. Volevo vedervi, ragazzi. Barry, Jackson. Sono contento per voi. Andate a riposarvi. Che ne dici, Jackson? Ci ha chiamati i ragazzi. Hai sentito? Ricorda anche i nostri nomi. Credevo che non li conoscesse neppure. Comandante, sono a 7000 miglia da Alfa 2. Tra pochi secondi inizierò i lanci. Cinquemila miglia. 4500. 4000. 3500. 3000. 2000. Anche questo disintegrato. Ne lancio un altro. Cinquemila. 4500. 4000. 3500. 3000. 2500. 2000. 1500. 1000. 900. 800. Ce la fa. 700. 600. 500. 400. 300. 200. Lanciatene un altro. Mi avvicino, comandante. È troppo pericoloso, Al.
Fermatevi! Sarete attratto dai campi fotonici. Ho individuato il corridoio, cerco di forzarlo. Sono certo di farcela almeno fino a 1500 miglia dall'astronave, signore. Tornate indietro, è una follia. Solo 2000 miglia mi separano ormai da Alfa 2. Lasciatemi tentare. Al, è un ordine. Scusatemi, ma non ci sono più ordini, comandante. È un sacrificio inutile. No, figliolo, sono a 1200 miglia adesso. Non voglio disilluderti, ma a che varrebbe vivere se la Terra fosse distrutta? Saremmo prigionieri dello spazio senza speranza di ritorno. 800 miglia! Al, ti supplico! Al di là di 200 miglia avrete pochissime possibilità di tenere la rotta. Quelle poche probabilità mi impongono di tentare. Può darsi, comandante. Ma tra pochi istanti saprò veramente tutto. Al, in questo modo ha provato l'esistenza del corridoio a prezzo della sua vita. Ma tutto è perduto lo stesso. Non ci resta altro che proseguire la sua strada. E come, Lucy? Comandante, chiedete altre astronavi con missili teleguidati. È troppo tardi ormai, non ce la farebbero a raggiungerci. E allora? Non so. Che cos'è quel corpo che appare sullo schermo? Lo Space Taxi, superstite della stazione spaziale. Per forza d'attrazione si è messo in orbita attorno a noi. Lo Space Taxi. Ci ho viaggiato una volta con Al. Cos'è, Lucy? Hai paura? Per lui. Sì, ti capisco. Io lo amo, George. Lo so. Ma tutto questo non ha senso oramai, George. Non è così. Forse è l'unica cosa che davvero importi. I sentimenti umani sono molto, molto più inesplorati e sconosciuti di quanto non sia l'universo stesso. Ma a questo punto è tardi. Che cosa abbiamo fatto in tutte queste migliaia di anni? Ci siamo follemente illusi di poter andare avanti sempre più in fretta, sempre più in fretta. E invece in realtà ci siamo soltanto allontanati maggiormente da noi stessi. Lucy, prendi il mio posto, scusa. Dove andate? Fuori, in Space Taxi. È una pazzia. Forse, ma inferiore a quella che ci ha portati a questo punto. Voi non uscirete di qui. Ray, Lucy vi ama.
Ma voi non sapete che gli USA è stata ed è ancora tutto ciò che può contare nel mondo per me. Vi parrà incredibile, Peterson, ma proprio per questo vi impedirò a tutti i costi di andare incontro alla morte. Ma perché, George? Andiamo tutti incontro alla morte ormai. E io vi dico che voi non uscirete dovessi impedirvelo anche con la forza. Comandante! Ci riesce. Ha individuato il campo fotonico lungo il corridoio. Guardate, ma è una pazzia. Il corridoio si restringe! Si restringe sempre di più! Chi sta lanciando? Spine, transistor, tutto il materiale metallico di scorta. George, passo! Ce la faccio! Forza, Ray. Forza! Siete quasi arrivato. Non ho più nulla da lanciare! Lanciate qualsiasi altra cosa, Peterson! Presto! Via libera! Passo, George! Passo! Ray, scuotetevi! Fate presto! Il portello è sopra di voi, al centro della sfera! Ray, mi sentite? Rispondete, Ray. Sì, George, vi ascolto. Al posto di guida. Disinnescate il cervello elettronico. Deve essere sul pannello di sinistra. Chiudete tutti i contatti. Il pilota è ancora nella cella di ibernazione. Morto! Escludete i contatti sul pannello di sinistra. George, sono già tutti esclusi. Il cervello elettronico. Ray, dovete escludere il cervello elettronico. Ci sto davanti. Che devo fare? Distruggetelo. Strappate i cavi. Non posso! Non si staccano! Può tagliarli! Gli attrezzi di emergenza sono sotto il poggiapiedi del pilota. Avete sentito, Ray? Sotto il poggiapiedi. Va bene. Presto!
Deve far presto. Entriamo in zona di attrazione terrestre. La velocità è in aumento. Usate le tronchesi! Ehi, le avete trovate? Sì, le ho trovate. Sto per tagliare i fili. George, taglio l'ultimo cavo. Il deflettore si è fermato. Forse ce l'abbiamo fatta. Come potete provare che il campo fotonico è stato annullato, George? Lo possiamo provare nell'unico modo possibile. Ci avviciniamo, Ray. Stiamo passando! Ray, veniamo verso di te. Finalmente l'incubo è finito. Presto, Ray, ci stiamo avvicinando. Preparati per il recupero. Siamo affiancati, Ray. Buttati fuori. George! Lucy! Il portello esterno è bloccato! Non si apre, Lucy! Non si apre più! Non si apre più! Prova ancora, Ray! Prova! Presto! Non può aprire. Ha tagliato i cavi. Non c'è più energia a bordo. Base terrestre 9, chiama Beta Z88. Rispondete, passo. Beta Z88 a base terrestre 9. Siamo in ascolto. Siete impazziti? Se continuate a correre così, finirete per disintegrarvi nell'atmosfera terrestre. Dividetevi e cambiate rotta immediatamente. Alfa 2 è senza controllo. C'è un uomo all'interno. Non possiamo abbandonarlo, ne tentiamo il recupero. Le tute spaziali. Lucy, passa al mio posto. Ce la faremo. Ray! Ray! Lucy! George e gli altri vengono a liberarti! Non resisto più! Non posso regolare l'ossigeno! Il manometro, Ray! Non l'ho più! È l'ultima cosa che ho lanciato nello spazio! Ray! Devi resistere! Beta Z88. Beta Z88. Siete in ascolto? Ricevuto. Siamo in ascolto. Ordine del Dipartimento Centrale. Desistete azione recupero pilota Alfa 2. Variate immediatamente rotta o entrerete tra poco nell'atmosfera terrestre. Ripeto, ordine del Dipartimento Centrale. Giù sulla Terra non sanno quello che dicono. Ignorano cosa sarebbe accaduto se Ray... Ristabilisci il contatto con lui e accostati al massimo ad Alfa 2. Ray, ormai stiamo accostando al massimo. George e gli altri stanno uscendo nello spazio. Troppa aria. Un'orgia di aria. I miei pensieri corrono. Impazziti. Lucy, parlami. Tutto si capovolge. Dove sei, Lucy? Qui, accanto a te. Presto, la fiamma a freddo qui. A che vale?
tentare di salvare il mondo, Lucy. Se perdo me stesso... No, tu non puoi dire questo. Tu che hai sempre avuto fede più di tutti noi, Ray. Hai veramente creduto. Ray, rispondi! Ho creduto, ma non c'è nessuna fede che possa toglierci la paura della morte. Ray, resisti! Addio, Lucy. Presto, dentro! Lucy, siamo entrati. Pronta per la manovra di rovesciamento. Giroscopi al massimo. Do io il contatto ai motori. Giroscopi al massimo. Siamo dentro, Lucy. Sta pronta. Contatto. Ce l'abbiamo fatta, Lucy. Mantieni i motori al massimo. Ora, sei veramente all'altezza di te stesso, George. La terra, gli oceani, i continenti. Adesso vedo anch'io gli alberi. Mi pare di sentire un dolce odore di terra bagnata come dopo la prima pioggia. Il vento accarezza le nostre facce mentre noi corriamo insieme, Ray, tenendoci per mano. Un pensiero mi fa felice, che noi avremo ancora tutto questo.